Quasi esattamente un anno fa, ricordo che era il mese di agosto ed ero appena andato in vacanza. E naturalmente, come sempre, appena vado in vacanza c'è qualche cliente che ha un'urgenza improvvisa dell'ultimo momento. Nella fattispecie si trattava di due professionisti, un avvocato ed un notaio, che dovendo anche loro chiudere lo studio, volevano fare una bella piazza pulita dei dati temporanei e di altri dati personali contenuti sui loro computer. Non volendo tornare dalle ferie, ho fatto una piccola ricerca e gli ho suggerito un software che avrebbero potuto utilizzare. Bene, lo hanno scaricato e tutti contenti da quel momento in poi non hanno più smesso di parlarmi di quel software, di decantarne le lodi e di dirmi che dovevo assolutamente farci un video sopra. Ma sinceramente mi è già capitato di farti dei video analoghi su strumenti che pensavo essere sostanzialmente sovrapponibili e non vedevo nessuna ragione per fare questo video. Che cosa è successo però? Che alcuni commenti recentemente mi hanno chiesto la stessa identica cosa. E allora mi sono deciso, visto che questo programma sinceramente non lo avevo mai neanche provato, ad installarlo e provarlo su 1, 2, 3 macchine e devo dire che sono rimasto davvero sorpreso. Ma perché? Perché è vero che fa le stesse cose che fanno tanti altri software, ma innanzitutto le fa meglio e in secondo luogo ne fa anche qualcuna in più che è molto ma molto interessante. E allora andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! E allora, senza perdere tempo, andiamo subito a scaricare il nostro software. Per farlo apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e, come sempre, il primo risultato, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it, sarà quello che ci interessa. Andiamo ad aprire il sito e una volta aperto ci porteremo nella sezione Downloads. Facciamoci clic su e nella pagina che si apre scenderemo un pochino in basso fino ad individuare il software che si chiama Privazer. Quindi facciamo un bel clic sul pulsante File Download e attendiamo alcuni secondi per lo scaricamento di questo file. Ti faccio però una precisazione. La versione che ho messo sul nostro sito è la versione Portable, che è quella che io ritengo molto più comoda. Se tu per caso volessi invece scaricare la versione installabile, potrai portarti sul sito privazer.com e scaricarla direttamente di là. Adesso che abbiamo il nostro file, tutto quello che dovremo fare sarà un doppio clic per aprire la cartella compressa, potremo chiudere la finestra del browser e trascinare il file contenuto nella cartella dove vorremo. Questo significa che potremo scaricarlo direttamente sul nostro desktop oppure su un pendrive per potercelo portare dove vogliamo. In questo caso io semplicemente lo trascino sul desktop e vado a chiudere la finestra che lo conteneva. E fatto questo siamo finalmente pronti a lanciare il nostro Privazer. Facciamo doppio clic sulla sua icona e nel momento in cui ci verrà richiesto se vorremmo consentire a questo programma di apportare modifiche al dispositivo, accetteremo cliccando sul pulsante Sì. La prima cosa da fare una volta che la finestra di Privazer si sarà aperta sarà quella di andare qui e scegliere la lingua che preferiamo. Una volta impostata la lingua potremo dire al programma di chiudersi e la prossima volta che lo avvieremo si avvierà nella lingua scelta. Facciamo quindi di nuovo doppio clic sull'icona, riacconsentiamo alle modifiche al dispositivo e vedremo che Privazer questa volta si apre direttamente nella lingua italiana. A questo punto ti consiglio di scegliere Personalizza Privazer per le tue esigenze. Quindi clicchiamo sul pulsante Avanti. Ci verrà richiesto che tipo di utente siamo. Sicuramente ti consiglio di andare a scegliere non utente base in questo caso, ma utente esperto, perché questo sbloccherà diverse funzionalità in più di questo programma che ci saranno estremamente utili. Quindi clicchiamo su Avanti dopo aver scelto utente esperto e nella finestra successiva andremo a scegliere questa opzione. Si elimina i collegamenti rapidi non validi. Questo semplicemente
automaticamente va ad eliminare i collegamenti ai programmi che non esistono più e quindi farà anche questa pulizia che non tutti i software fanno. Clicchiamo quindi su Avanti e scegliamo se svuotare il cestino senza lasciare tracce, quindi di fare una pulizia accurata del cestino ogni volta che avviamo Privacy, oppure se abbiamo l'abitudine di lasciare i file nel cestino e non vogliamo che vengano cancellati automaticamente, sceglieremo no. Per una pulizia più approfondita io in questo caso scelgo sì. Clicchiamo quindi ancora su Avanti e ci verrà chiesto se vorremmo eliminare la cronologia di Office. In che cosa consiste la cronologia di Office? Consiste nel fatto che, come nel caso dei miei due clienti, vengono elencati tutti i documenti aperti di recente e quindi sarà possibile andare a vedere che cosa è stato aperto su questo computer. Tieni conto che rimangono tracce anche dei nomi dei documenti aperti su dispositivi esterni, quindi su pendrive, su dischi esterni e quant'altro. Io solitamente su questa voce consiglio di cliccare sì. Clicchiamo ancora su Avanti e andiamo a scegliere se vorremmo rimuovere la cronologia del software di foto ed immagini. Quindi che cosa succederà? Che non solo verrà rimossa l'intera cronologia delle immagini aperte dal sistema, ma anche dai software di fotoritocco come quelli che vediamo elencati qui in alto. Anche in questo caso il mio consiglio è di cliccare su sì. Fatto questo, andiamo nuovamente a cliccare su Avanti. E quello che ci viene chiesto adesso è se vorremmo rimuovere l'elenco dei file e delle cartelle aperte di recente in Esplora risorse. Anche in questo caso il mio consiglio è di scegliere la voce sì. Andiamo ancora avanti e vediamo che potremo pulire anche la cache delle miniature delle immagini. Attenzione, la cache verrà ricreata ogni volta che andremo a caricare delle nuove immagini, ma quello che non ci sarà la possibilità di vedere le immagini che abbiamo aperto magari anche da dispositivi esterni, anche in questo caso come pendrive o dischi esterni, che rimane comunque memorizzata sul nostro computer. Anche in questo caso il mio consiglio è di cliccare su sì e scegliere Avanti per una pulizia più approfondita. La prossima voce è anche molto importante. Privacy ci chiede infatti se vogliamo rimuovere la cronologia di autoriempimento. Autoriempimento sono non solo le ultime ricerche che magari abbiamo effettuato con il nostro browser, ma anche, come vediamo nell'esempio qui in alto, gli ultimi indirizzi email che abbiamo contattato e così via. Anche in questo caso il mio consiglio è di scegliere sì e di andare quindi avanti. La voce successiva ci chiede se vogliamo eliminare anche le miniature dei siti web. Cosa sono le miniature dei siti web? Andiamo un attimo ad aprire il browser e vediamo che le miniature sono esattamente queste, che mostrano tutti gli ultimi siti che sono stati aperti su una macchina e che, se vorremo, potremo fare scomparire scegliendo sì, come farò io, anche in questa finestra. Clicchiamo quindi su Avanti. E la domanda successiva ci chiede se vorremmo eliminare anche le tracce dell'ultima sessione aperta sul browser. Assolutamente consiglio di cliccare su sì anche in questo caso e di andare avanti. Ed ora attenzione, ci viene fatta la domanda se vogliamo effettuare una selezione intelligente dei cookies. In che cosa consiste la selezione intelligente? Consiste nel fatto che non verranno eliminati tutti quanti i cookies, ma verranno mantenuti quelli relativi all'accesso sui siti. Quindi, per esempio, non ci verrà comunque, anche se andiamo ad eliminare questi cookies, richiesto di effettuare nuovamente l'accesso a Google, Facebook, Twitter, Hotmail, Amazon, eccetera, eccetera. Ora, se devi lasciare il computer in mano di terze persone o hai paura che qualcuno acceda ai tuoi account, il mio consiglio è assolutamente quello di scegliere la voce no, rimuovere tutti i cookies. Se invece non hai questa esigenza, potrai lasciare la spunta su sì automatico raccomandato. Quindi maggiore pulizia con no, minore pulizia ma più velocità e facilità di accesso ai siti cliccando su sì. Dopo aver effettuato la tua scelta potrai nuovamente cliccare su avanti. E questa è un'altra delle funzionalità interessantissime offerte da Privacy.
cioè la pulizia della web cache. Che cos'è la web cache? Attenzione, non si tratta della cronologia, ma si tratta di un insieme di file che anche quando andiamo a cancellare la cronologia consentono di vedere quali siti sono stati visitati sul nostro computer. Se quindi hai questa esigenza, assolutamente ti consiglio di cliccare su sì, rimuovi tutto, perché in questo caso sarà letteralmente impossibile seguire le tue tracce su internet. Clicchiamo quindi su avanti e vediamo che un'altra funzionalità incredibile di Privacy è quella relativa alle shell bags. Che cosa sono le shell bags? Le shell bags sono una serie di memorizzazioni relative alle nostre attività sul computer che consentono di conoscere, facendo un'opportuna analisi, cosa è stato aperto e quando sul nostro computer. Assolutamente, se vorrai tutelare la tua privacy ti consiglio di cliccare su sì, mentre la versione sì rimuovi tutto è disponibile solo ed esclusivamente ai clienti che intenderanno dotarsi della versione professionale. È logico che questa è una pulizia ancora più approfondita, ma non ci possiamo assolutamente lamentare anche del fatto che Privacy ci offra questa opportunità rimuovendo semplicemente le tracce e non l'intera directory. Clicchiamo ancora su avanti e qui è rimesso alla tua scelta. Se vuoi rimuovere la cronologia di Microsoft Games perché ti sei fatto una partita al solitario mentre stavi lavorando, posso anche capirlo e clicca su sì. Io solitamente clicco su no, clicchiamo ancora su avanti e ci troviamo di fronte ad un altro jolly di questo programma. La possibilità di rimuovere i file non necessari e il backup della precedente versione installata di Windows. Quando effettuiamo un aggiornamento particolarmente voluminoso oppure quando passiamo da un sistema operativo ad un altro senza formattare il computer, rimangono moltissime tracce del sistema precedente. Ebbene, questo programma è in grado di farci risparmiare, come dice lui stesso, un sacco di spazio libero, eliminando anche tutte queste cartelle. Io scelgo solitamente sì in questo caso e clicco su avanti. Un altro jolly di questo programma riguarda Windows Update, che lascia tante tracce dei suoi aggiornamenti sul nostro computer che possono anche richiedere delle quantità piuttosto voluminose di spazio, quindi assolutamente io consiglio di seguire la raccomandazione di Privacy stesso e di cliccare su sì. Clicchiamo quindi su avanti e questa è una voce piuttosto controversa, nel senso che alcuni tecnici consigliano di rimuovere i prefetch ed altri no. È opportuno capire di che cosa si tratta. I prefetch sono delle informazioni che Windows memorizza in una cartella particolare del sistema che contengono i dati relativi agli ultimi programmi che abbiamo aperto, ma solo per accelerarne la riapertura e l'avvio del sistema stesso. Che cosa succede? Che se andiamo a rimuovere tutto quanto, le voci di prefetch verranno mano a mano ricreate comunque quando riapriremo quei relativi programmi. Se invece cliccheremo no, rimarrà tutto quanto naturalmente come era, ma c'è anche questa voce in più, sì, consigliato per la privacy, che rimuove solo le voci di prefetch non necessarie. Ti dico che in linea di massima la scelta è rimessa a te e che in generale io consiglio di selezionare questa voce che dice sì, consigliato per la privacy. Andiamo quindi avanti e ci viene chiesto infine se vogliamo disabilitare l'ibernazione del PC. Sarà una questione di gusto personale, ma io questa la disabilito sempre, vuoi perché si risparmia dello spazio, vuoi perché su tante macchine l'ibernazione del PC crea dei problemi. Quindi il mio consiglio personale è di scegliere sì, ma anche se dovessi scegliere no, andrà bene lo stesso. Quindi clicchiamo su avanti e andiamo a salvare le nostre scelte in un nuovo file privacy.ini. Clicchiamo su ok, clicchiamo di nuovo su ok sulla finestra che ci si ripropone e siamo pronti ad effettuare la prima analisi. Per farlo naturalmente tutto ciò che dobbiamo fare è cliccare sul pulsante ok. Vedremo che ci troveremo di fronte a questa finestra qui e per cominciare la scansione ci basterà cliccare sul pulsante scansione.
tenendo conto che nel corso della stessa dovremo monitorare il computer perché potrebbero venirci rivolte alcune domande, come ad esempio se vorremmo decidere noi quali cookies cancellare, oppure di chiudere manualmente il browser per agevolare il lavoro di Privacer. Clicchiamo su scansione e attendiamo alcuni minuti. Ed ecco fatto, la scansione preliminare è stata completata ed abbiamo qui a destra un breve riassunto dei risultati. Prima di procedere però vorrei aggiungere una cosa che ho dimenticato colpevolmente di dirti, e cioè che se abbiamo più dischi sul nostro computer potremo qui andare a selezionarli tutti, comprese eventuali unità esterne, a patto che siano collegate, per poter fare la scansione e la pulizia anche di queste ultime. Per avviare la pulizia clicchiamo sul pulsante Pulisci e vedremo che ci vengono proposte 3 diverse modalità di pulizia, alcune più lunghe e altre decisamente più brevi. La pulizia normale, quella più impegnativa, che richiede tra 15 e 90 minuti, andrà a fare una pulizia estremamente accurata della nostra macchina. Una pulizia rapida sarà comunque una pulizia che avrà dei risultati abbastanza accettabili e richiederà tra 2 e 15 minuti, mentre la pulizia turbo è decisamente una pulizia superficiale che, se ci tieni al discorso privacy, ti sconsiglio vivamente di fare. Siccome comunque la modalità operativa di questi 3 tipi di pulizie è identica, vado a scegliere la pulizia turbo e aspetteremo insieme il termine. Come vedi, il programma ci informa con questa finestra che la prima pulizia è decisamente più lunga rispetto alle successive. Non sarà il nostro caso perché comunque abbiamo scelto la pulizia quella fulminea, quindi andiamo comunque a chiudere la finestra e torniamo ad aspettarne il termine. Ed ecco fatto, la nostra pulizia è stata completata. Ripeto, la procedura sarà assolutamente identica, anche se sceglierai le pulizie quelle più approfondite e più lente, e quindi a questo punto tutto quello che dovremo fare sarà cliccare sul pulsante chiudi e andare a chiudere il programma. E una domanda giusta potrebbe essere: dove va a collocarsi Privacer rispetto alle utility che abbiamo visto in precedenza? Ebbene, rispetto a Privacy Eraser Free, che abbiamo visto solo qualche giorno fa, direi che Privacer vince su tutta la linea. L'unico vantaggio di Privacy Eraser Free è quello di essere un pochino più leggera rispetto a Privacer, ma tra le due preferisco decisamente Privacer. Per quanto riguarda BleachBit, diciamo che BleachBit è un po' più improntata sulla pulizia del sistema e tocca l'argomento privacy piuttosto di striscio, mentre Privacer è decisamente più focalizzata su questo punto. Tra le due comunque inizio sicuramente a preferire Privacer. Per quanto riguarda invece Glary Utilities, direi che si tratta di una categoria differente. Privacer e Glary Utilities fanno cose un po' diverse tra loro e probabilmente un buon connubio potrebbe essere quello di utilizzarle insieme sulla nostra macchina. E siamo giunti quasi al termine del video, ma prima ci tengo tantissimo a ringraziare Alessandro Olmo per il suo super grazie ed Ettore Luigi Cavallo per essersi abbonato al canale. Vi ringrazio infinitamente ragazzi, apprezzo tantissimo e avanti così. E prima di chiudere voglio ringraziare anche te per aver visto questo video fino a questo punto, cosa che ti fa onore, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.